Ciao ragazzi, bentornati nel canale e in questo nuovo video e bentornati anche con lei. Lei l'abbiamo vista su un altro video quando siamo andati a sostituire la cuffia levamarce. Se non avete visto il video ve lo lascio sopra da qualche parte così potete andarlo a visionare. Oggi facciamo un altro lavoro su quest'auto qui. Andiamo a sostituire il faro anteriore. Ha subito un incidente e i supporti del faro si sono rotti. Dovremo andare a togliere il paraurti. Io mi sono già procurato un faro dalla demolizione, ma vi faccio vedere le condizioni di questo faro che ha subito un colpo. Infatti vi anticipo già che alcune viti del paraurti o non ci sono oppure sono state modificate. Può essere che le viti che poi vi dirò non siano quelle. Come vedete qui è stato provato a sistemare. Qui c'è la botta che è stata presa, ma se io vado a muovere il faro, come vedete, si muove tutto. È mancante anche la freccia, ma anche la parte all'interno del motorino è danneggiato. Quando andrò a togliere il paraurti ed il faro, andrò a visionare anche la traversa di fissaggio del fanale. Se tutto è a posto e non ci sono grandi problemi, vado a rimettere sul faro e il paraurti. Vi faccio vedere il ricambio che è stato acquistato. È in buone condizioni, gli ho già dato un'occhiata generale, si presenta bene anche perché ha ovviamente tutti i suoi supporti perfettamente integri. Prima di andare a montare il faro andrò a controllare tutte le lampadine, così oltre a questo vi farò vedere anche come andarle a sostituire qualora voi aveste bisogno di farlo. Altra cosa che ho fatto, sono andato ad alzarla leggermente di muso. Ho messo l'auto sulle rampe, così posso avere un po' più di spazio sotto di manovra. Ragazzi, vi ricordo come sempre, prima di iniziare la sostituzione, se ancora non l'avete fatto, andate qui sotto e c'è il tasto iscriviti, mi raccomando, è gratuito e mi aiuterà a crescere e a portarvi sempre nuovi contenuti qui sul canale. E se il video vi è utile e vi è servito, non dimenticatevi di lasciare anche un like. Adesso possiamo partire. Ragazzi, come prima cosa dobbiamo andare a smontare questa calandra dove abbiamo lo stemma. Per farlo semplicissimo, due viti Torx da 30 e qui ha un incastro semplice con un cacciavite. Partiamo dalle due Torx. Qui in alto ci puntiamo con il cacciavite e tiriamo leggermente sulla plastica. Ecco qua. Ci basterà tirare verso l'alto. Così, semplicemente. Visto che siamo qui, togliamo anche queste tre viti, sempre Torx da 30. Ora mi sono spostato sul parafango di lato. Come vi dicevo e vi anticipavo prima, mancano purtroppo viti. Sono andato a vedere sul lato opposto e sono presenti 1, 2, 3 e 4 viti qui all'interno del parafango. In questo caso ne vado a trovare solo una. Torx da 20. Faccio anche l'altro lato dove qui sono presenti tutte le viti. Ragazzi, mentre smontavo il paraurti nella parte opposta al danno, mi sono accorto che c'era una vite in più che sosteneva il paraurti e ve la voglio far vedere. È un bulloncino da 10 che adesso andrò a togliere e si trova lì sopra. Eccolo là. Ok,
Adesso proseguiamo anche con le altre viti. A questo punto andiamo a togliere la plastica del fendinebbia. Da questa parte non lo farò perché manca, e manca anche la vite al suo interno, che lì però dovremo andare a togliere. Per andare a togliere la griglia del fendinebbia, semplicissimo, qui ci sono due alette, le tiriamo in fuori, una e due, e si sgancerà semplicemente. Piccola prolunga, Torx da 30, e vado a togliere anche questa vite. Prima di rimuovere le viti sotto che mi mancano, vado a togliere il sensore di temperatura, che è qui. Lo metto in parte. Una volta che vado a togliere il paraurti, avrò da togliere il cablaggio dei due fendinebbia. Siamo nella parte inferiore per andare a togliere gli ultimi perni e viti che ci sono rimasti. C'è anche un'abbondante perdita di olio, cosa che ho segnalato al proprietario, ma in questo video non andremo a vedere. Procedo. Ai lati troviamo una Torx da 20. Qui troviamo i perni di plastica. Trancino, mi punto in questo modo e li sforzo, semplicemente così. E li tolgo tutti. Tolto tutto, ho visto che non ci siano più perni o viti strane, sono pronto per andare a rimuovere il paraurti. Ci siamo quasi, perché mancano due punti, 1 e 2, da andare a sganciare. Per farlo semplicissimo, cacciavite fino, ci puntiamo così e andiamo a sganciare il paraurti. Ecco fatto. Tiriamo via tutto. Vado a sganciare, eccolo qua, il fendinebbia, anche l'altro. Premo e tiro. Ecco qua. E il nostro paraurti è venuto via. Vi faccio vedere il cablaggio dei fendinebbia un po' più nel dettaglio, perché prima da lontano non si vedeva. Ci basterà premere qui all'interno e tirare e verrà via facilmente. Vado a smontare il fanale, che è tenuto da 4 viti. Sono da 8 oppure con una chiave da Torx da 25. Questo è rotto. Nella parte sotto è mancante e qui hanno messo una vite Torx. Vedo già che questa parte è rotta. Vado a smontare. Qui è rotto. Sgancio lo spinotto e poi lo porto sul banco. Ed eccoci qui al banco, ragazzi, con il vecchio faro ed il faro che andremo a montare. Il faro vecchio, come avete visto, è rotto nella parte sopra, ma anche sotto. Lo mettiamo in parte. Prendiamo il faro che andrò a montare. Vi faccio vedere, cosa che non vi ho fatto vedere, come si sgancia. Cacciavite piccolo, mi punto in questo punto qui e faccio un po' di leva. In contemporanea tiro verso fuori. Se posso faccio anche un po' di leva anche nella parte dietro. Ecco qua. Per andarlo poi a rinfilare si va ad incastrare e sentirete un clac. Ho messo un tampone sotto al faro per tenerlo dritto e farvi vedere in maniera migliore l'interno del faro. Partiamo dalla parte alta, togliamo il primo tappo e qua troviamo un H7. Andiamo a togliere il cablaggio. Per andare a togliere l'H7 semplicemente ci basta andare a ruotare questa plastica, c'è una ghiera. Io la vado a ruotare
sentirete un clac e basterà tirarla via. Ed eccolo qui la nostra H7. La posiziono, richiudo, rimetto su il suo cablaggio, premendo semplicemente. Apro la ghiera e qui trovo la lampadina della freccia. Basta svitare e uscirà la nostra lampadina con il portalampade integrato. Rimetto dentro e do mezzo giro. Qui troviamo il motorino invece. Chiudo e vediamo l'ultimo sportello. Troviamo un H1 e in parte troviamo la luce di posizione. Uso una piccola pinza e vado a premere le due alette che ci sono. Eccole qua. Ci sono due alette da premere e ci basterà tirare semplicemente. Per questa vado a togliere prima il cablaggio. Abbiamo una molletta di ferro, premiamola e tiriamo verso destra. Ecco qui la nostra H1. Viti e vado a fissare il fanale. Prima di montare il paraurti vado a provare il faro che sia funzionante in tutte le sue cose, frecce, anabbaglianti, abbaglianti e quant'altro. Verificato che il faro funziona in tutte le sue parti, sono pronto a reinserire il paraurti e a fare tutta la procedura al contrario. Non andrò a attaccare i fendinebbia perché lo posso fare anche dalla parte sotto, cosa che prima mi era scomoda. Posso già procedere a installare il paraurti. Per non fare cadere il paraurti vado a fissare subito le tre viti frontali. Vado a richiudere l'unica vite del parafango sul lato incidentato e passo all'altro. A questo punto, ragazzi, dovrei andare a fissare il paraurti nella parte sotto, come avete visto nella fase di smontaggio, perni qui nella parte centrale e le Torx nella parte laterale. Non lo vado a fare perché ho visto che la perdita di olio è veramente importante e ho contattato il proprietario ed insieme a lui ho deciso di andare a togliere il carter per poi andare a pulire tutta la parte di perdita, così da fare chiarezza e vedere bene da dove perde questo olio. E questo lo metto in parte. Voi invece andrete ad avvitare il paraurti. Vado ad innestare il cablaggio del fendinebbia, mi punto così in questo modo senza sforzare troppo, gli do un colpettino così, perfetto, è già dentro, quindi l'avevo già fissato, è a posto. Dobbiamo fissare il sensore di temperatura
ci basterà agganciarlo in questo modo, così, fissiamo il paraurti, passiamo dall'altro lato. Facciamo la stessa cosa anche qui, fissando il cablaggio, ci basterà innestarlo semplicemente, così, perfetto. Fissiamo la vite e qui invece, dove ce l'abbiamo, andiamo a chiudere la griglia. Prima la innesto da questa parte e dopo spingo in dentro da quest'altra. Mi manca solamente da fissare la griglia davanti, vado ad agganciarla in questi punti sotto, qui premo e vado a mettere le due viti che mancano. Perfetto, tolgo il piattino calamitato e direi che ci siamo. Ora, rimontato tutto, non mi rimane che andare a ripulire la scritta del faro. Ora che è tutto a posto, bisogna andare a utilizzare una strumentazione che si chiama centrafari. Questa strumentazione mi consente di andare a vedere l'assetto del faro, se è corretto, eventualmente poi andarlo a regolare con le viti che ci sono dietro al faro. Lo si mette in assetto, vado a controllarli tutti e due, andando a tarare i fari. Uno, non andremo a dare fastidio alle persone che ci vengono nel lato opposto della strada, e due, avremo un'illuminazione ottimale e riusciremo a vedere molto bene la strada. Bene ragazzi, non mi rimane altro che salutarvi. Prima ovviamente vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di andare ad iscrivervi al canale, qui con il tasto sotto, attivare la campanella così rimanete aggiornati su tutte le novità e i nuovi video in uscita. E se questo video vi è servito, lasciate anche un bel like. Sono presente anche su altri social, TikTok, Facebook, Instagram, è dove vado a postare di tanto in tanto foto e video che magari qui nel canale YouTube non vado a mettere. Vado a ripulire un po' tutto e ragazzi, noi come sempre ci vediamo a un altro nuovo video. Ciao!